Ciao a tutti amici, bentornati o benvenuti sul canale Segreti da Chef. Oggi prepareremo un dolce classico della tradizione italiana, la zuppa inglese, ma come al solito non sarà una ricetta tradizionale qualsiasi, perché utilizzeremo la tecnica della cottura a bassa temperatura per realizzare una crema deliziosa e vellutata. Pronti a scoprire i segreti di questo dessert? Iniziamo! Ecco gli ingredienti che ci serviranno per la nostra zuppa inglese. Le quantità, come al solito, le trovate qua sotto in descrizione. I tuorli d'uovo, che ho già provveduto a dividere dalle chiare, il latte, lo zucchero, la panna, l'amido di mais, la vaniglia, bacche o l'estratto, la gomma di guar, cioccolato fondente e gocce di cioccolato per decorare. Prima di tutto andiamo a impostare il runner. Lo accendiamo, mettiamo la temperatura a 76 gradi per 40 minuti. Nel frattempo che si scalda il runner andiamo a fare la nostra preparazione. Come prima cosa andiamo a mescolare lo zucchero con l'amido di mais. Poi all'uovo gli andiamo ad aggiungere un po' di estratto di vaniglia, non tantissimo, se no dopo diventa troppo forte. Mescoliamo l'uovo e la vaniglia e poi gli aggiungiamo lo zucchero e l'amido di mais già mescolati e mescoliamo veloce in modo da non permettere allo zucchero di prendere tutta l'acqua che c'è presente nell'uovo, perché ricordiamo che lo zucchero è idrosolubile. Mescoliamo bene, facciamo sciogliere bene lo zucchero nell'uovo. A questo punto cominciamo con l'aggiungere la panna, mescoliamo sempre, poi gli aggiungiamo il latte, amalgamiamo tutto insieme, prendiamo il sacchetto sottovuoto, lo andiamo a inserire qua nel tubo, in questo modo, vedete, con la parte superiore rigirata, e andiamo a versare la nostra crema, metà in una e l'altra metà nell'altra. E ora li andiamo a condizionare sottovuoto, quindi li rigiriamo, e li andiamo a mettere sottovuoto. A questo punto dobbiamo stare molto attenti che non venga sul liquido quando le andiamo a sottovuotare. Se dovesse venire su, dobbiamo procedere con la sgasatura. In uno dei video precedenti vi ho già fatto vedere come funziona la sgasatura. Quindi partiamo, pronti col pulsante per interrompere il ciclo di sottovuoto, e procediamo con la sgasatura se dovesse essere necessario. Se non è necessario, facciamo finire tutto il ciclo di sottovuoto. No, è necessario, perché vedete che anzi sono andato anche un po' troppo oltre, mi è uscito un po' di qua, quindi adesso dobbiamo andare a pulire il sacchetto, altrimenti non lo sigillerebbe. Bene, riproviamo e vediamo se dobbiamo procedere per un'altra sgasatura o possiamo chiudere e finire di sottovuotare. Mancano 7 secondi, dovrebbe essere sufficiente una sgasatura sola, e quindi facciamo finire. Esatto. Controlliamo se mi ha chiuso bene il sacchetto, altrimenti dobbiamo cambiare sacchetto. No, non è chiuso, dobbiamo andare a cambiare il sacchetto. Mettiamo il sacchetto nel biberon, finiamo di aprire qua e andiamo a mettere giù la crema
nel sacchetto nuovo. Bene, 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 ho fatto un mezzo macello. Niente, oggi non è giornata. Vado ad asciugare qua il sacchetto, ripasso con un altro pezzo di carta per essere più sicuro. Bene, procediamo con la stessa operazione e ricominciamo. Ok, controlliamo. È venuto su anche stavolta, speriamo che sia andata bene. Non è perfetto. Procedo a sigillare meglio con la barra sigillante. Ok, adesso controlliamo, mi sembra che ora vada bene e lo teniamo lì da una parte. Ora procediamo la stessa operazione con il secondo sacchetto. In questo non c'è stato bisogno di procedere con la sgasatura. Controlliamo la chiusura, è chiusa bene, però per una maggior sicurezza vado ad aiutarmi anche con la barra sigillante e gli vado a fare più chiusure. Bene, ora sono molto più sicuro e le andiamo a mettere là vicino al runner con l'altra. Ecco qua, pronte. Prima mi ero scordato negli ingredienti di menzionare il pan di Spagna, che anche questo lo teniamo qua. Il runner è a 53 gradi e 7. Ancora ci vuole, lo teniamo qua da una parte e vado a tagliare il pan di Spagna nel frattempo. Lo taglierò più o meno a questo spessore qua. Vedete, uno, andiamo a tagliare anche l'altro. Ecco qua, e ne abbiamo fatti 3. Questo lo teniamo qua da una parte. Con uno dei bicchieri dove andremo a mettere dentro la nostra zuppa inglese, vado a tagliare dei cilindri così, in questo modo, e li teniamo qua da una parte. La zuppa inglese è un dolce molto amato in Italia, spesso preparato per le feste e le occasioni speciali. Nonostante il nome ha origini italiane e si dice che sia stata creata nel XIX secolo. La leggenda narra che un cuoco italiano, ispirato da un dolce inglese chiamato truffle, decise di reinterpretarlo utilizzando ingredienti tipici della tradizione italiana, come il pan di Spagna, il cioccolato e la crema pasticcera. Un'altra versione della storia racconta che il dolce sia stato inventato in un ristorante di Bologna, dove i clienti inglesi chiedevano un dessert che ricordasse i loro sapori. Così il cuoco mescolò vari ingredienti, creando una deliziosa combinazione che conquistò tutti. Bene, quanti ne abbiamo fatti? 2, 4, 6, 8, 9. La ricetta originale prevede solo 2 strati di pan di Spagna o di savoiardi. In questo caso ne voglio mettere 3. E anche questi li teniamo qua da una parte, pronti per essere bagnati dall'Alkermes, che versiamo nella ciotola e mettiamo qua da una parte anche questo. Qua è arrivato a 68 gradi, quasi ci siamo. Nel frattempo ci riprepariamo i 2 contenitori, il mini primer, e in uno dei 2 contenitori andremo a mettere il cioccolato grattugiato. E ora non ci resta che attendere che il runner arrivi a temperatura. Ecco qua, arrivato. Vado a immergere, le stendiamo bene in questo modo. La cosa migliore sarebbe ogni 10 minuti venirle a controllare, magari mescolarle un po', perché non si formino i coaguli nella parte dove c'è meno liquido. E comunque ci rivediamo tra 40 minuti. Quasi giunti al termine, ecco qua. Cottura terminata. Uno lo lasciamo dentro, uno lo tiriamo fuori, mettiamo il runner da una parte, con l'aiuto di una pinza facciamo scendere tutta la crema, gli diamo una bella sbattuta, dopodiché andiamo a tagliare in un angolo e mettiamo la crema nel contenitore. Sempre con l'aiuto della pinza andiamo a tirare giù tutto, poi col mini primer la mescoliamo. Poi prendiamo la gomma di guar, l'ho già divisa in 2 parti, una parte la mettiamo qua, in questa crema,
L'altra parte la lasciamo da una parte e andiamo a emulsionare con la gomma di guar. Controlliamo la densità e questa è fatta. La crema bianca la lasciamo qua da una parte. Vado a tirar fuori anche l'altro sacchetto, stesso procedimento di quello precedente, e questa la andiamo a mettere dove abbiamo messo il cioccolato. Prendiamo il mini primer e procediamo nello stesso modo come per l'altra. La restante gomma di guar. Controlliamo la densità anche di questa, che mi sembra che vada bene. Diamo un'altra mescolata alla crema normale. Adesso pellicola e in frigo a raffreddare prima di andare a comporre i nostri vasetti. Sono passate circa 2 ore, tiriamo fuori le creme e controlliamo che sono fredde, controlliamo la densità, va bene, e anche questo al cioccolato va bene. Andiamo a finire la zuppa inglese. Prendiamo il pan di Spagna, quello che era dalla parte sotto, che è un pochettino più duro, lo bagniamo con il kernels. Questo è già il secondo dolce che facciamo con tecnica della bassa temperatura. Se avete visto, già ho fatto le pere al vino rosso, che sono venute buonissime, e adesso andiamo a fare la crema inglese. Giriamo anche qua e lo bagniamo anche di qua. La parte della crosta del pan di Spagna lo mettiamo sotto, così. Poi mettiamo un po' di crema normale e un po' di crema al cioccolato. Ora andiamo a bagnare altri 4 dischi. Se vi piace con più al kernels, li bagnate direttamente senza l'uso del pennello. Altrimenti, se come me piace che si senta ma non esageratamente troppo, li bagnate così col pennello. E poi andiamo a mettere anche il secondo disco. E poi ancora la crema normale e di nuovo la crema al cioccolato. Poi gli ultimi dischi, poi in questo caso li mettiamo prima il cioccolato e poi la crema normale. Li chiudiamo col tappo. Se avete anche i bicchierini, quelli ermetici, ancora meglio, perché se li dobbiamo mettere in frigo per almeno 4 ore prima di poterli servire. Quindi se le mettessimo in frigo aperte prenderebbero tutti gli odori del frigorifero. Bene, mettiamoli in frigo. È giunto il momento di andare a finire e di assaggiare la zuppa inglese fatta con la bassa temperatura. Gli aggiungiamo il cacao. Nel frattempo che finisco vi voglio invitare a mettere like, condividere il video con i vostri amici e se non l'avete ancora fatto di iscrivervi al canale attivando anche la campanellina. Quindi mettiamo un po' di cacao e qualche goccia di cioccolato. E ora è arrivato il momento di assaggiare. Si è compattato bene, vedete? Super delizioso. Veramente cremoso, delizioso. Guardate. La vera zuppa inglese. Piatti chiari e amicizia lunga. Ciao, al prossimo video.